Ciao a tutti ragazzi, come pronosticato su diversi video, l'idea della nuova missione di pesca è quella di calare un palamido a Occhioni. Un piccolo palamido da 50-54 ami che ho già pronto, con ami alquanto piccolini in realtà, però per ora ho questo pronto e voglio fare solo una prova. Erano rimasti gli ultimi 20-30 ami. Speranze sono poche ormai, anche se questi ami sono vuoti, senza esca, intatti, non strappati, non piegati. Ho capito che mangiano nel cambio di corrente da montante e ascendente, nonostante la levataccia dell'altro giorno durante la notte non hanno mangiato proprio al cambio di corrente, ma c'era già la luce del sole. Quindi questa volta non aspetterò la notte, nonostante io creda che di notte mangiano quelli più grossi, ma proverò seguendo la corrente giusta piuttosto che il sole o il buio. E ho deciso di metterci un palamido, questi sono 52-54 ami, ce l'avevo già pronto, quindi lo utilizzerò. Poi eventualmente cambierò la dimensione degli ami, lunghezza dei braccioli e numero di ami, ma intanto facciamo una prova semplice con ami piccoli a 50-52 possibilità. Lo preparerò, ovviamente il palamido segue una sua logica, un cordino con tanti braccioli uno dietro l'altro a seguire. Il primo amo che uscirà sarà questo, quindi cominceremo a innescare dall'ultimo, posizionandolo nella mangiatoia uno dietro l'altro con calamaro, gambero o sarda, vedremo. Dopodiché, quando si aggancia il moschettone alla sagola che arriva al fondo su una pietra, con una pietra attaccata a un galleggiante, uscirà primo amo, poi a seguire tutti gli altri. Si tiene ben steso per 1-2 ore e dopodiché si ritira. Lo metterò proprio al cambio di corrente da montante e ascendente, che ho notato che è il momento in cui gli occhioni mangiano. Eccomi qua sullo spot, c'è una leggera corrente discendente, o forse più che altro è il vento, però essendo da solo devo calare in corrente e poi eventualmente recupero controcorrente. Quindi adesso calerò una pietra, faccio vedere con questa telecamera. Calerò questa pietra molto pesante, siamo intorno ai 8 kg, 9 kg. La calerò al fondo con un cordino e ci legherò questo bidone. Dopodiché alla corda che scende sotto aggancerò il moschettone del palamido, del conso, e lo farò filare. Me ne andrò in corrente facendolo filare, ogni tot metterò dei galleggianti e un'altra pietra, poi alla fine un'altra pietra con un altro cordino, così se si dovesse incagliare e rompere una delle due ho una seconda possibilità. Metto questo legno così il moschettone eventualmente si ferma sul legno, non arriva fino al fondo, rischiando di incrociare il fondo con gli ami. Ecco qua, sono pronto, mi metto i guanti. La corrente sarebbe dovuta essere montante, invece non è montante, ma io ci provo lo stesso ormai. Alla fine sono 50, nulla di estremamente difficile. Andiamo con la pietra.
La corrente c'è in realtà, una bella ascendente. Vabbè, faccio scendere qua. Ecco qua, siamo arrivati al fondo, metto il bidone. Adesso devo decidere se andare col motore di prua oppure con il motore principale. Penso che andrò col motore principale, più possibilità di manovra. Quindi nulla, metto questo. E comincio a filare. Metto una pietra pesante. Così scende. La pietra l'ho persa. Mi dispiace per le riprese molto mosse, ma diventa tutto molto più complicato dover fare le riprese mentre si gestisce la perdita della pietra, lo spegnimento del motore della barca, dover governare la barca. Da soli diventa davvero tutto complicato. Devo mettere una pietra. Altrimenti non scende.
qua. Ho mangiato un panino al volo, quindi una quarantina di minuti a pescato. La corrente sta aumentando, quindi devo ritirarlo. Vediamo un po' quello che è successo. E cominciamo a ritirare. Andiamo a mettere gli ami mancanti, quelli rovinati, sostituiamo eventualmente i braccioli e riponiamo tutto ordinatamente nel cassetto. Per molti forse la parte più noiosa, quella di disimbrogliare tutto il palamido una volta salpato, invece per me è un momento di relax, una cosa che facevo da bambino, quindi mi riporta un po' alla tranquillità
di quei tempi. Terapeutico. Alla fine quello che sto facendo è mettere degli ami diversi, ami un po' più piccoli, ami un po' più grossi. Poi in base alla dimensione dell'amo metterò l'esca. Questi più piccoli, come questo che sto mettendo adesso con un nodo a 8 perché è a paletta, metterò un pezzo di calamaro, un pezzettino di gambero. Invece in questi ami, questi più grossi, metterò un pezzo di sarda. Questi sono occhielli. Variamo un pochino esche e dimensioni degli ami. Quando ho fatto la prova con 50 ami ho avuto un piccolo problema, alla fine solo una ventina di ami hanno pescato. Ho preso 2 scorfani grossi di fondale e gli altri ami erano senza esca, quindi qualcosa ha mangiato, ma gli ami erano piccoli, ci sta che non si siano allamati i pesci. Quindi provo con ami un po' più grossi, vediamo un po' cos'è questa volta torna utile. Questa volta saranno un totale di 100 ami e spero di farli pescare tutti e 100. Vediamo un pochino se ci riesco.